Chitarristi nerd, bentornati sul nostro canale YouTube. Io sono Laerte, sono il chitarrista dei Break Me Down e oggi ho due domande per voi. La prima, che cosa c'è di meglio di una Paul Reed Smith 7 corde? Beh, la risposta è semplice. Due Paul Reed Smith 7 corde. Ma la seconda domanda è: saranno uguali? Ok, adesso prima di proseguire fermate il video e scrivete la vostra risposta qua sotto nei commenti, così alla fine vedremo chi ci avrà preso. E mi raccomando, non barate. Prima di iniziare questo confronto da voi molto richiesto qui sul canale YouTube ma anche sul profilo Instagram del Chitarrista Nerd, vi invito, se non lo siete già, a iscrivervi al canale, mettere un bel like sulla fiducia a questo video e cliccare la campanella per i contenuti in arrivo. Pronti? Iniziamo, dai! Sigla! Circa 3 anni fa ho comprato questo modello di Paul Reed Smith a 7 corde, la PRS SVN Mark Holcomb. È un modello SE, una Studio Edition, e nonostante sia per PRS una versione economica, in realtà è la fascia alta delle economiche, me ne sono innamorato. Ho fatto persino una recensione, se non l'avete ancora vista ve la lascio qui su in alto. Per quelli che stanno per scrivere indignati 1200 euro ti sembra economica? Vado a specificare. Se andaste a comprare la versione Core di uno strumento come questo spendereste dai 4500 euro in su. In questo caso la definizione di economica è relativa alla marca, non in assoluto. Ma torniamo a noi. Di recente, parlando con alcuni amici, siamo andati sul discorso spare. Sì, la chitarra di riserva da tenere sul palco nel caso succeda qualcosa, si rompa una corda o peggio. C'è chi usa una chitarra gemella, c'è chi utilizza un'altra con delle piccole differenze e chi invece vuole una chitarra completamente diversa, magari da alternare anche tra le diverse canzoni del set. E mi sono reso conto parlando che io non avevo una chitarra spare e quindi se fosse successo qualcosa sul palco non avrei avuto un piano B. Ansia! Così ho iniziato a fare quello che a noi chitarristi di nerd piace di più: cercare una chitarra adatta ad acquistare. In una sola parola, shopping! Oh, dai, le donne hanno le scarpe, noi abbiamo le chitarre. Ma con quale criterio cercarla? Chitarra gemella? Qualche piccola differenza? Totalmente diversa? Beh, non mi ci è voluto molto per capirlo. Volevo qualcosa che mantenesse la stessa pasta sonora e lo stesso feeling tra le mani, ma allo stesso tempo non volevo spendere dei soldi per comprare qualcosa che avrei utilizzato soltanto in caso di emergenza. Volevo una spare da alternare alla mia PRS. Ovviamente la volevo con determinate caratteristiche per me importanti ai fini di suono e praticità. Corpo in mogano, ponte fisso, manico davanti 6,5. Così mi sono detto: perché non la stessa con qualche differenza? Quindi mi sono lanciato sul modello PRS SVN del 2023 che differisce sostanzialmente per i pick-up, o almeno così credevo. E ho dato il benvenuto in famiglia a Mirtilla, un po' per le sfumature blu, e sì, lo so, si chiama come Mirtilla malcontenta di Harry Potter. Perché? Ma è semplice, sono un nerd. E voi come avete chiamato le vostre chitarre? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Prima di addentrarci nel tecnico, ci tengo a dire che questo video non è sponsorizzato da nessuno. Quello che sentirete sarà la mia onesta e sincera opinione in merito, che potrebbe sorprendervi, oppure costarmi una querela. Partiamo dalle specifiche che potete trovare ovunque sul web. Corpo in mogano, manico in acero, tastiera in ebano 24 tasti, scala del manico 26,5, radius 20, retro del manico satinato, ponte fisso, meccaniche non autobloccanti PRS, pickup Seymour Duncan, Scarlett e Scourge, il nuovo set di Mark Holcomb, con relativo split coil sul pot del tono. Niente top, ma anche qui foglio di piallacciato che conferisce questo aspetto meraviglioso con il bellissimo colore Blue Burst, che trovo perfetto anche quando le avete entrambe vicine in rastrelliera. Sul colore devo soffermarmi un secondo, in quanto dal vivo rende molto di più rispetto alle foto e ai video. Se state pensando di acquistarla e siete dubbiosi in merito, vi consiglio di cercarla nel vostro negozio di fiducia e farvi un giro, andatela a vedere. Io stesso l'ho comprata soltanto dopo che l'ho vista dal vivo, perché nelle foto online è diversa da come realmente appare. Ora vi faccio sentire entrambe, così vi fate un'idea della differenza sonora.
rimangono due chitarre molto simili, ma con qualche differenza timbrica. Spingono entrambe sugli high gain, ma allo stesso tempo riescono a essere morbide sui puliti. Ma adesso passiamo a quello che non trovate nell'internet. Sulla carta sono due chitarre identiche, che differiscono soltanto per i pick-up. Ma non è così, ci sono altre due grosse differenze. La prima è il capotasto. Non è in plastica ma è in graffite. Ho fatto un video qualche mese fa dove grazie al mio buon amico e liutaio Fabio Molinelli andavamo a fare l'upgrade alla mia prima 7 corde sostituendo il capotasto in plastica con quello in graffite. E la cosa ha giovato molto in termini di vibrazioni del manico. Un punto in più per Mirtilla. La seconda differenza non salta all'occhio subito, ma si sente addosso. È il peso. Le due chitarre non hanno lo stesso peso. Me ne sono accorto perché suonando in piedi ho notato che la paletta tendeva a scendere, un po' come succede per la Gibson SG. Ecco, non in maniera così esagerata, ma chinandomi verso la scrivania per far partire una canzone, ho notato il dive del manico. Un po' infastidito mi sono detto, ma l'altra chitarra lo fa. Così ho preso in mano entrambe per fare lo scambio e provare quella vecchia e mi sono accorto della differenza di peso. E questa differenza di peso non è di 100 o 200 grammi, ma ben 520. Così ho iniziato ad osservarla bene e mi sono accorto che Mirtilla, oltre a essere più sottile, ha uno shape che tende verso l'interno e non verso l'esterno come il modello del 2020. Panico, una differenza così per la stessa chitarra non l'avevo mai vista. So che le chitarre nel corso degli anni cambiano, la riprova è la mia Ibanez Jam del 2003, che confrontata con i modelli precedenti differisce per costruzione e hardware, ma vedere un body più leggero di più di mezzo chilo è strano. Poi c'è da dire che sono chitarre industriali, quindi a maggior ragione non mi spiego questa differenza di peso e forma. Se qualcuno alla PRS stesse guardando e volesse illuminarmi, gliene sarei molto grato. Ora vi starete chiedendo, e quindi che fine ha fatto la chitarra dopo che hai fatto questo video? Sei andato dal rivenditore? Hai chiamato PRS? L'hai venduta? L'hai lanciata nel naviglio? Ad un primo momento ho pensato che fosse difettata e di aver sbagliato la mia valutazione. Forse dovevo provarla di più, controllarla meglio? Ho riflettuto su diverse opzioni, su quello che avrei dovuto fare. Poi mi sono detto, e se non fosse casuale? Se fosse una miglioria? Una cosa voluta? Così ho deciso di darle una possibilità. E indovinate un po'? È diventata la mia main. Il peso più leggero la rende più gradevole da utilizzare in piedi. Dopotutto, molte chitarre moderne stanno andando in quella direzione. Pensate alle Strandberg, che sono ultra leggere. Rispetto al modello precedente, la risposta del manico è più morbida e i pick-up risultano, nonostante il volume di uscita sia leggermente più basso, più nitidi e precisi, al punto tale da preferirli personalmente al modello precedente Alfa e Omega, che rimane un set eccezionale. Un contro in questo nuovo modello credo che sia il fatto che abbiano mantenuto il push-pull sul knob del tono. Ecco, io lì avrei preferito un push-push perché avendo la mano che suda ed essendo il knob di metallo faccio molta difficoltà a splittare il pick-up. Avrei preferito una cosa come quella presente di serie sulle Majesty di Petrucci. Sicuramente farò questo upgrade così come ho fatto per la chitarra precedente, ma questa è una cosa soggettiva. Grazie comunque a queste differenze penso che questa nuova versione di questa PRS abbia fatto un bel salto in avanti. Ormai, anche se non c'è più il marchio Made in USA dietro, la scritta davanti è tutto quello che vi serve per sapere che state comprando un buon strumento senza spendere cifre folli. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Se avete la possibilità, provatela perché non ve ne pentirete. Intanto io aspetto la versione del prossimo anno. Mark, Paul, una piccola richiesta. Sfumatura rossa, grazie.